Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z. È finalmente arrivato il nuovo pacco. Andiamo a vedere subito quello che troviamo all'interno. Ci sono finalmente 4 numeri, anche perché diversamente ci sarebbero voluti 3 anni, se non 4, per finirlo a 2 numeri al mese. E abbiamo anche un omaggio previsto. Attenzione a non buttarlo questo, Ciao Pasquale. Un amico di Pasquale è corso subito nel cassonetto a prendere l'involucro perché aveva buttato anche questo. Allora, all'interno troviamo l'uscita numero 12, 13, 14 e 15. Bene, bene, bene. Prima di tutto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché siete voi che contribuite a dar vita continuamente al mio canale. Grazie, grazie con tutto il mio cuore. Le persone invece che non si sono iscritte perché si dimenticano, speriamo che sia solo questo, vorrei ricordare a tutti appunto coloro i quali mi guardano ma non si iscrivono che non costa nulla iscriversi, e per me è molto importante. Quindi se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di armature o robot. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. In questo video unboxing, ovviamente poi seguiranno i video del montaggio, ci tengo a dare possibilità a chi lo desidera non soltanto di guardare le immagini, ma anche di potersi dedicare alla lettura. Così poi nei video successivi delle sessioni di montaggio andremo avanti direttamente al contenuto e al montaggio del pezzo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che si ripete ad ogni collezione che deciderete di acquistare. Siamo prossimi al Natale. Senti tutto questo festeggiamento intorno nelle reti, nei negozi, tutto in inglese. Va bene, non abbiamo nulla contro la lingua inglese, ma ci mancherebbe. Però ci fosse una canzone in italiano, Buon Natale, ma che? E la cosa che più mi dispiace è anche, almeno per quanto riguarda i cristiani cattolici, tutte le persone che credono nel Signore, ogni religione poi va bene ragazzi, basta amare e rispettare il prossimo, ci fosse una di queste pubblicità che invece di parlare soltanto, per carità, del loro prodotto, perché pagano per quello, ma che ricordasse soprattutto ai bambini che è la ricorrenza della nascita del Salvatore, Gesù Cristo. Ma che? Ovviamente per chi non crede, ognuno è libero di fare quello che più desidera. Però ecco, era soltanto una cosa che ho notato da sempre. In ogni pubblicità si parla solo del consumismo. Lo so, non c'entra nulla con quello che stiamo facendo adesso, però visto che c'è poco da dire dal momento che sto facendo vedere le immagini e dare la possibilità anche di leggerne i contenuti, ogni mio commento su questo sarebbe superfluo e sicuramente mai ricco come quanto è data dalla scrittura, ecco, dai contenuti.
Abbiamo quasi finito questo primo fascicolo. Ecco uno schizzo del Jet Scrander. Sono alcuni bozzetti di Go Nagai. Pensate soltanto a quanto possono valere gli originali. Da qui poi è nato tutto. Ecco qui, nel prossimo numero, lo snodo del braccio sinistro, parte seconda. Andiamo a vedere cosa riceviamo. Controllatevi sempre le lettere sotto i pezzi che avete, perché qua parliamo della spalla destra, però se non avete la lettera R può capitare che durante il confezionamento si possano sbagliare, dovete farvela sostituire. Ecco qui, non è nient'altro poi che la... Stavo guardando una cosa, scusate. Ecco qui, non è altro che la spalla sinistra, questa qui che abbiamo già montato, e questa è la spalla destra. Abbiamo gli stessi identici pezzi della prima spalla. Controlliamo solo che sia tutto a posto. Controllate, ragazzi, che non ci siano parti rovinate. Comunque io non ho avuto alcun problema con Hachette. Tra l'altro, stranamente ho dimenticato anche di dire che è un'armatura alta 75 cm, completa, del Centro Ricerche Fotoatomiche. È meravigliosa questa costruzione, bellissima. La consiglio a tutti quelli che lo amano e magari sono ancora dubbiosi. Comunque abbiamo le due metà delle spalle destra, gli ancoraggi che è materiale zinco, abbiamo questo che è la boccola in silicone, questa che è la boccola in silicone, questa è la giunzione della spalla, anch'essa in zinco presso fuso, e poi abbiamo questo che è l'ancoraggio della spalla, anzi no, scusatemi, questo è il profilo della spalla che è in ABS, che è questo qui. Bene, mettiamo via e passiamo all'uscita numero 13. Rimanete poi con me perché andrò poi a fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino al numero 11. Date anche un'occhiata sulla playlist, ragazzi, perché troverete anche Iron Man, completo anche delle 20 uscite opzionali dell'armatura danneggiata, e troverete anche la costruzione di Robocop in corso d'opera. Poi abbiamo lo snodo del braccio sinistro, parte seconda. Tutto in metallo, tranne un pezzettino qui che è il tubo in silicone, che poi andremo a vedere bene nel dettaglio. Fasi di montaggio.
oltre a essere un robot meraviglioso, è veramente stato progettato in maniera maniacale e oggettivamente ogni movimento è assicurato da degli ingranaggi o leverismi sicuri in metallo. E abbiamo finito anche questo 13° fascicolo. Mi piace perché ci sono questi bozzetti sempre eseguiti da Go Nagai, che sono bellissimi. Nel prossimo numero lo snodo del braccio destro parte prima. Ecco qui. Penso che sarà un modello che supererà, penso, dai 5-7 kg, ecco. Non credo che peserà meno, forse anche di più, a giudicare dai materiali usati. Oh, questo è pesantissimo. Questo è l'ancoraggio in acciaio. Probabilmente, visto che è un ancoraggio, questo parliamo del braccio destro però, stavo pensando che poteva essere l'ancoraggio del piede alla base, al centro ricerche fotoatomiche, però qua si sta parlando dello snodo del braccio, e se questo è parte del braccio è l'ancoraggio del braccio. Vi voglio solo pesare questo pezzo un attimo. Andiamo a vedere per curiosità il peso di questo pezzo. 43 grammi, non è poco 43 grammi, per un pezzo così non è poco, ve lo garantisco. Che per i nostri amici che hanno un'unità di misura differente dai chilogrammi, il peso è questo, ecco qui. Poi abbiamo quest'altro pezzo che è il cardine della spalla sinistra in zinco presso fuso, mentre questo che abbiamo visto prima c'è scritto che è in acciaio. Abbiamo anche la parte finale del dado che è teflonata per evitare che questo possa svitarsi, è come se fosse un frenafiletti. Attenzione a non perdere il tubo in silicone. E poi una serie di viti a brugola con la sua rondella, anche questa vedete tagliata in maniera che abbia continuamente la spinta una volta che è avvitata e non sia possibile che si possa svitare accidentalmente nessun tipo di vite che vada a battere contro queste rondelle. E poi abbiamo questa che è la rondella di spessoramento, anch'essa in metallo. Vi chiedo scusa per le mie mani, sono abbastanza rovinate. Ho provato prima di farvi vedere il video a lavorare con i guanti, ma mi veniva davvero impossibile, soprattutto sulle parti piccole. Via anche questa. Numero 14.
questo lo abbiamo visto, adesso ve lo faccio vedere già montato, e la riproposizione dell'altro pezzo, ovviamente della parte, vediamo, questo è quello che dovremo montare, il destro, e questo, vedete, è l'altro, ma è il sinistro finito, quello che avevamo già montato nelle uscite precedenti. Andiamo a dare un'occhiata anche a questo fascicolo. Tanto, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ragazzi, e di attivare la campanella. Anche queste sono cose importanti che ho già sottolineato più volte. Nelle varie sessioni fate attenzione a queste linee, dove se sarà tratteggiata vuol dire che dovrete avvitarlo o innestarlo a secco, cioè senza collante. Se invece avrete la linea continua, ci sarà la necessità di un collante, ovviamente sarà scritto nelle istruzioni, e la parte gialla sarà la zona dove dovrete mettere il collante. Questo andiamo a vederlo dopo. Vedete, infatti qua abbiamo il tratteggio, e il tratteggio ti dice innesto a secco. Ragazzi, so che volete mandarmi dei soldi per aiutarmi, ma non mandatemene soldi, ragazzi. Iscrivetevi e guardatemi, almeno quelle gratis. Non ce ne sono soldi, lo so. Altro che mandare soldi. Ovviamente si scherzava sui soldi, però sulle iscrizioni no, dai. Se avete piacere, iscrivetevi, che a me fa solo tanto piacere. Ecco qua Diana. Un bozzetto di Go Nagai, disegno preliminare dello studio Toei Doga, oggi Toei Animation. Nel prossimo numero, l'articolazione della spalla sinistra parte prima. E questo è un pezzo nuovo che andiamo a montare, perché mentre nei numeri che abbiamo visto fino adesso sono le riproposizioni delle spalle, in questo caso questa montata è la sinistra, quella che dovremo montare è la destra, ma il montaggio è lo stesso, così come anche per questo. Quest'altro pezzo invece è nuovo, lo montiamo per la prima volta, poi ovviamente si ripeterà per l'altra spalla che è la destra, questa è la sinistra. Andiamo a vedere. Snodo del braccio destro in zinco presso fusione, presso fuso, e questo è la giunzione dello snodo in acciaio.
una serie di viti a brugola con le solite rondelle, quelle che non permetteranno alla vite di potersi svitare o allentare accidentalmente o con l'uso, ecco. Siamo arrivati al fascicolo numero 15, poi andiamo a vedere l'omaggino. In realtà in italiano bisognerebbe dire il piccolo omaggio, l'omaggino non è italiano, ma nel nostro modo, diciamo, comune di parlare, ecco, l'italiano, che è una lingua bellissima, andiamo molte volte a storpiarla, ecco. Se mi ricordo, d'ora in poi dirò il piccolo omaggio e non l'omaggino. Numero 15. Sono sicuro che Hachette farà anche il grande Mazinga Z e il Grandizer, non so se l'ho pronunciato bene, il nostro Goldrake, e speriamo anche il Zig robot d'acciaio, fatto tutta in questa maniera eccezionale. Io di Iron Man sono super soddisfatto, però è ovvio che ha avuto delle lacune importanti negli snodi, che noi tutti conosciamo, sia delle anche che gomiti e spalle, che poi sono riuscito a modificare e a ottimizzare la funzionalità e la stabilità dell'armatura. Però esteticamente è meraviglioso, meraviglioso. E per quelli che invece non l'hanno fatto Iron Man, che guardando le immagini possono pensare che la testa sia sottodimensionata, più piccola, non è così. Non è così, vi sembra, e anche io guardando gli stessi video che io faccio, sembra più piccola, ma vi assicuro che quando lo avete davanti agli occhi, proprio materialmente, è perfetta la testa. Tra le altre cose ho scoperto anche come migliorare l'armatura di Robocop esteticamente. Ho trovato un prodotto, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Ma questi sono segreti, vi farò vedere. Questo è il primo segreto che non voglio svelare. Vi farò vedere poi una parte lucida e un'altra parte invece come ci viene consegnata. Vedrete la differenza. Si avvicina molto di più al Robocop reale. Questo è un altro disegno di Go Nagai, guardate che meraviglia. E nel prossimo numero, che sarà poi il 16, che io non ho, perché la nuova consegna finisce al numero 15, troveremo lo snodo del braccio destro, parte seconda. Bene, adesso prendiamo tutto quello che ho montato fino al numero 11 e poi ci salutiamo. Sì, lo so, devo farvi vedere il piccolo omaggio e ci mancherebbe. Guardate che spettacolo. Koji Kabuto. Volevo soltanto farvi vedere una cosa. Ecco. Guardate sul bollettino cosa mi hanno scritto. Un attimo che copro soltanto i miei dati, ovviamente.
i miei dati sensibili. Allora, me lo devo far leggere. Se non ci credete, vabbè, può succedere, però è simpatico, dai, per quello ve lo volevo far vedere. Guardate cosa hanno scritto. Koki Kabuto invece di Koji Kabuto. Koki Kabuto. Ok. Andiamo a vederlo. Guardate che bello. Molto onestamente c'è una cosa che ho notato adesso. Questo ovviamente Koji Kabuto da in piedi, eccolo qui. Tenendo presente che hanno detto che è tutto in scala, purtroppo non è così. Guardate. Bellissimo, per carità ragazzi, niente da dire. Però questo è Koji Kabuto da seduto, dentro l'overbuilder. Vedete la differenza? In realtà è sottodimensionato rispetto a questo. Dovevano essere identici, uno seduto e uno in piedi. Ovviamente non dico che dovevano farlo grosso così, perché sarebbe stato il doppio il nostro Mazinga Z. Dovevano farlo invece così, piccolino, da in piedi. Basta vedere gli stivali e ve ne renderete conto subito la grandezza rispetto a quello più piccolo. Ecco qua, vedete? Anche il casco è tutto più grosso. Molto bello, bellissimo. Però questo è più grande. Ecco, secondo me, come ho detto prima, avrebbero dovuto mantenere le dimensioni originali. Mamma mia, che dito qua, tutto rovinato dal freddo. Oh, non si può vedere, ragazzi, scusatemi, abbiate pazienza. Bene, poi andiamo a vedere questa, che è la spalla sinistra. Ecco qui. Stiamo guardando quello che è stato montato fino al numero 11. Lo snodo. Questo, che è la parte dell'addome, schiena e torace, alluminio, acciaio, zinco presso fuso le staffe. Le ali dell'overbuilder che poi basculeranno per poter entrare nella testa del Mazinga, le eliche che poi andremo a montare sui motorini che verranno inseriti all'interno. Qui sono quelli che vengono usati anche per la vibrazione degli spazzolini da denti, piccolissimi, micromotorini, ce n'è anche di più piccoli, ve lo garantisco, e che permetteranno alle eliche di ruotare. Bellissimo, veramente bello. Le eliche non andranno montate sia così che così, attenzione, poi vi spiegherò per quelli che non lo sanno come andranno montate correttamente. Si possono montare in tutti e due i modi, ma solo uno è quello corretto. Questa invece è la mascherina che ci è stata data dopo questa. Scusatemi se adesso l'ho messo al contrario, ma è per un fatto di stabilità adesso mentre lo lascio appoggiato lì, dove qui abbiamo
gli occhi che sono più trasparenti per consentire ai LED di poter attraversare la plastica, e qui invece è più vicino all'anime ed è più arancione. Questo qui, insieme alle due antenne del raggio congelante, queste sono in sicuramente zinco, perché sono troppo pesanti per essere alluminio. Queste sono in metallo, sono mancanti della parte finale trasparente, consentono poi alla fibra ottica di attraversare le antenne e potersi vedere poi qua la luce, se non ricordo male, azzurra. Quindi se poi uno vuole presentare il suo Mazinga Z senza gli effetti, visto che poi magari una volta che si è rassicurato che tutto funzioni non gli interessa usarli, metterà questa mascherina insieme a queste antenne e lascerà la mascherina montata così, con la parte in metallo zirinato. Questo diversamente non so se ci verrà data un'altra mascherina, io credo di sì, perché così non andremo a togliere e mettere, se vorremmo far andare qui questa specie di cortina che viene generata da una membrana che vibra, dove all'interno del serbatoio andremo a mettere dell'acqua sicuramente demineralizzata, conosciuta anche come acqua distillata. Non usate acqua del rubinetto perché contiene calcare, sicuramente lo contiene, e poi andrebbe, una volta che si asciuga la membrana, a rovinarvi la membrana delicatissima. Quindi mi raccomando ragazzi. Ecco, quindi dicevo, se invece vorremmo usare questo, dovremmo necessariamente avere la mascherina senza la parte metallica. Quindi ecco, io penso che ci verrà data un'altra mascherina per evitarci appunto di togliere o mettere il pezzo di metallico dietro. Anche se vi avevo consigliato di prendere più numeri primi, diciamo il primo, il secondo e la terza uscita, perché queste sono contenute dentro, oltre che ai LED, per poterli poi magari sostituire in caso di danneggiamento anche nel futuro. Qui abbiamo il tappo dove poi andremo a mettere la nostra acqua, si inserisce correttamente in una sola maniera. Guardate, queste righe verticali devono essere al contrario di queste righe orizzontali, diversamente non si chiuderà il tappo fino in fondo, dove è come il termine, quando non mi viene il termine, che bello, dove alla fine troviamo un OR, un gommino che chiaramente ha la funzione di tenere l'acqua all'interno e fare quindi da guarnizione. Qua ci sarà l'overbuilder, guardate soltanto cosa c'è qua sotto, che spettacolo! Un progetto bellissimo. Così, così, la mascherina non cade. Andate a vedere la modifica semplicissima. Sapete che il canale di Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare tutte le persone che hanno più difficoltà nell'assemblaggio dei modellini. Poi in ultimo c'è stata data anche questa scatolina, ha all'interno 3 batterie ed è quello che ci permette poi di testare, ci ha permesso di testare le luci. Però attenzione, non provate la membrana, questa, perché se è a secco senza acqua la rovinate irrimediabilmente. Ve lo dico in tutti i video, perché poi c'è quello che è curioso e lo capisco e poi si spezza all'interno e non vi funziona più. Ecco qua. Pensate che l'overbuilder
all'interno la plancia di comandi che avrà sarà illuminata, come ho detto prima le eliche funzioneranno e poi dietro i reattori si illumineranno con luce arancione intensa e meno intensa per dare quella riproduzione del fuoco, insomma, che insomma consuma questo gas, questo combustibile, ecco, e quindi non è una luce fissa, ma è una luce proprio che cambia intensità, sembra proprio accesa, bellissima, io trovo che sia bellissima. Bene ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, grazie con tutto il mio cuore, mi sono girato a vedere se avevo dimenticato qualcosa, chissà, boh. Spero di avervi detto tutto, stavo pensando se volevo dirvi qualcos'altro, no, adesso faccio un po' di ordine e faccio la foto per la copertina. Mi raccomando ragazzi, seguitemi perché subito dopo andrò a preparare i video del montaggio di tutto quello che abbiamo visto in questa presentazione. Saranno video molto più, molto magari no, però più brevi, perché come vi ho detto non farò vedere nel particolare, come ho fatto adesso, tutto quello che è il contenuto sia di immagini che di scrittura dei fascicoli. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!